Mangiate, mangiate. Ehi, dalla anche a lui. Furbo, eh. Qui. Vai lì, guarda, guarda. Mangiate, mangiate, tranquilli. Non vi ruba niente nessuno. Quell'altro con la scatoletta dove è andato? Quell'altro gattino si è preso la scatolina e se l'è portata via. E allora gli diamo le crocchettine. Mangiate, mangiate, guarda quanti sono. Buongiorno amici ticchettiani. Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Ci siamo spostati a Mustafa Pasha, questo paesino che è praticamente di fatto 6-7 km da Goreme, dal cuore diciamo della Cappadocia. È una meta molto gettonata, infatti siamo in mezzo alla confusione fra autobus, turisti, lavori in corso, insomma c'è un po' di confusione e siamo curiosi, siamo venuti a vederlo perché anch'esso è un paesino scavato nel tufo. Ed è molto particolare perché ha delle origini greche. Infatti il paese è conosciuto come Sinassos, che è un nome ellenico di fatto. E di fatto era popolato da cittadini greci fino all'anno 1924, quando ci fu il cosiddetto scambio delle popolazioni, che di fatto abbiamo ritrovato anche nella città abbandonata all'inizio della via Liscia che abbiamo percorso di un po' di tempo fa a Karakoyu. Solo che quel paese è rimasto completamente abbandonato, mentre questo è stato negli anni recuperato ed è diventato anche una meta turistica. Infatti ci sono tanti alberghi. E una particolarità, o meglio una curiosità, sta nel fatto che qui vi si insediarono diciamo dei facoltosi, delle persone diciamo che investirono i loro denari. Sembra che siano state persone che avessero delle attività di Istanbul e crearono delle vere e proprie ville, diciamo così, finemente lavorate, ricercate, decorate con diciamo delle pareti a faccia vista, portoni molto ricercati. E infatti l'abbiamo letta questa cosa e la ritroviamo in queste parti di edifici. Purtroppo non sono interi questi edifici. Quindi in virtù di questo scambio culturale che ci fu dopo la prima guerra mondiale, tutti i turchi della Grecia vennero riportati in Turchia e tutti i greci della Turchia dovettero abbandonare esatto. il luogo obbligatoriamente. Obbligatoriamente, quindi ritornarono nelle rispettive patrie e di fatto spopolando quelli che erano i luoghi che fino a quel momento avevano vissuto. La stessa cosa che era accaduta appunto nel paesino di Karakoyu, della città di cui vi abbiamo parlato prima, di cui vi mettiamo il link in descrizione qui sopra, qualora non l'aveste visto. Andate a vedere il video perché veramente è un paese intero abbandonato, una ghost town come viene chiamata oggigiorno, e è molto molto interessante.
buy it. Greek girls marry Turkish men, no change it. They stay here, no change. Ed eccoci a tavola! Finalmente! È un po' tardi oggi. Un po' tardi, sì. È quasi merenda più che pranzo, però volevamo farci una bella grigliatina Di pollo arrosto. e quindi abbiamo raggiunto quest'area picnic in prossimità. Della cittadina, 1 milione di abitanti, Kayseri. Cittadina. La città di Kayseri, perché ormai la Cappadocia l'abbiamo salutata. Esatto, purtroppo sì, siamo un po' tristi infatti oggi. Sì. E anche la giornata non è delle migliori. Infatti, anche perché è una giornata uggiosa, è freddo, infatti abbiamo già acceso e non c'è il sole. Infatti avevamo trovato una meravigliosa area picnic, come ce ne sono tante qui in Turchia, con tanto di apposito barbecue per prepararla, con i tavoli fuori, però è freddo e mangiare al freddo non ci sembra il caso. Quindi abbiamo apparecchiato dentro Charlie. Vai che si fredda, buon appetito! Buon appetito! Che delizia! Con la pancia piena siamo ripartiti. Meno male con la pancia piena. Dopo la super grigliata. Oggi è una giornata brutta e piovosa, come vi abbiamo detto. Al momento sta proprio piovendo, prima era solo chiuso il cielo, ora invece piove e si sta un po' inscurendo tutto il cielo. Niente, ci spostiamo, oggi siamo di trasferimento, andiamo in direzione est, sempre più a est. Cercheremo a breve, visto che fa buio prima stasera, un posto per la notte e ci fermeremo, insomma, sperando che insomma migliori per domani, di vedere tutto con il sole. Sì, meno male la pioggia non è venuta prima, che ci ha permesso di grigliare. Esatto, ma anche nei giorni scorsi ci ha lasciato godere della Cappadocia in tranquillità. Alla fine solo ieri che si è alzato un po' di vento, però insomma sono state giornate spettacolari. Di sole, senza vento, bella, 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 bella. Non possiamo far altro che dire bella, ci è piaciuta tanto. E vale da sola il viaggio in Turchia, vero? Vai, si prosegue.
Buongiorno amici, bentrovati. Siamo appunto, come dicevo, ripartiti e stiamo andando verso la prossima tappa. In questa zona della Turchia gli spostamenti sono un pochino più lunghi e infatti questa tappa prenderà circa 200 km. Stiamo proprio in questo momento attraversando un altopiano a 1800 metri che è totalmente imbiancato. Le condizioni del meteo non sono così buone oggi perché è nuvoloso, nebbioso. Ho gli occhiali da sole perché è talmente tanto forte il riverbero della luce che dà fastidio anche se c'è nebbia. E quindi niente, praticamente stiamo, come dicevo, attraversando questa parte e ovviamente intorno è tutto completamente bianco. Vediamo poco purtroppo perché appunto è un po' chiuso il cielo, però insomma ha un che di affascinante comunque. Cambiate il paesaggio, E beh. Vi presentiamo il niente assoluto. Avete presente il film La storia infinita? Il nulla, ve lo ricordate? Il nulla, il niente che avanza, che mangia tutto. Questo però è il nulla con la neve, non è un nulla qualsiasi. Ah, la faccia, sì. Cioè, Si è allagata tutta la corsia di là. si è allagata tutta la corsia, è venuta giù, guarda là. Ci sono i vigili del fuoco, cioè mi prendi Dio. È venuta d'acqua, ma, cioè, nel senso, ma nemmeno così tanta. Però qualche smottamento come gli ha alzata. Gliel'ha alzata come un fuscello. Quella, ragazzi, quello anzi era il manto stradale. Mamma mia, che immagini, veramente troppo Guarda di là, come gliela spostata. Un guardrail è saltato via come se fosse uno stecchino da denti. Completamente devastato sto pezzo di strada. Qui siamo nella zona vicino all'epicentro del terremoto dello scorso anno. Nello scorso anno c'è stato un fortissimo terremoto qui in Turchia. Vi faccio vedere alcune altre immagini. Gli ha spostato tutto il muro, guarda là. Sì, il muro, guardate la forza, veramente gli ha fatto saltare completamente l'asfalto. Qui poi ovviamente frane, eccetera eccetera. Sono immagini forti che disturbano, ve lo dico proprio sinceramente. Per non parlare delle abitazioni e paesi che abbiamo passato, tutti con le tendopoli ancora, e niente, non abbiamo ripreso, diciamo, le abitazioni così, perché non ce la sentiamo, insomma, di riprendere quelle persone. Poi oggi è una giornata, poverini, che sono nel diluvio universale da stamani, perché piove da tutto il giorno, Le strade allagate, il fango in ogni dove, quindi non ci dava cuore di riprendere quella loro situazione, quindi ve la descriviamo e tale è. Tende un po' come in alcune zone d'Italia, purtroppo. Non vogliamo far polemica perché questa non è la sede, però insomma anche qua a distanza di un anno ci sembra proprio che le situazioni non siano migliorate e siano esattamente come sembra accaduto oggi. come le giornate del sisma, infatti. E qui sono state tantissime morti, è stato a larga scala un terremoto proprio di quelli molto potenti. E queste sono le zone, purtroppo. Infatti si stringe un po' lo stomaco perché già la giornata, ripeto, non è delle più soleggiate e poi vedere certe scene, insomma, mi spiace troppo. Nuova giornata, siamo pronti a ripartire.
Abbiamo dormito in questa città, perché di fatto è una città piuttosto grande, che si chiama Adiyaman e si trova purtroppo nelle zone, diciamo, colpite dal terremoto del febbraio del 2023, quindi dell'anno scorso. E insomma questa cosa ci ha molto turbato. Ieri non abbiamo registrato molto, passando con la GoPro non ce la sentivamo sinceramente, un po' per rispetto a queste popolazioni che vivono tuttora nelle tende. Ieri poi era una giornata terribile, ha piovuto tutto il giorno dalla mattina alla sera, almeno in queste zone, E anche tutta la notte. quindi immaginatevi problemi con fango, acqua, eccetera eccetera. E quindi insomma abbiamo visto delle immagini abbastanza forti e ci hanno un po' turbato, quindi insomma non ci andava di fare la ripresa. Abbiamo solo ripreso un tratto di strada completamente divelta ed esplosa, perché proprio si vede il manto stradale esploso dalla forza del terremoto. Si è trattato di uno dei terremoti più forti di sempre, la scala va sui 7,7-8 gradi, addirittura hanno stimato 900 volte più potente del terremoto di Amatrice degli ultimi anni, e mi sembra 15-16 volte più potente di quello dell'Irpinia. Infatti ha fatto solamente qui in questa zona della Turchia oltre 50.000 morti. Abbiamo visto qualche immagine su internet un po' per renderci conto meglio dell'entità del danno e veramente siamo rimasti rabbrividiti, e tutt'oggi si vedono gli avanzi, perché in un anno hanno quello. solamente tolto le macerie, diciamo. Abbiamo visto delle vere e proprie montagne dove sono state ammucchiate tutte le macerie e dove stanno facendo anche il recupero del ferro e di vari materiali. Abbiamo visto tir carichi dei tondini di ferro che reggono i palazzi, quindi scene veramente fuori del mondo. Sì, come ha detto Fede, a tutt'oggi si vede ancora tutto il disastro che c'è stato. Quindi niente, insomma, abbiamo dormito qui perché ieri sera eravamo stanchi, praticamente è un parcheggio di un parco e niente, insomma, eravamo fusi, non ce la sentivamo di proseguire. Poi queste sono strade di montagna, comunque con rischio di trovare nebbia, neve, eccetera eccetera. Però ecco, insomma, questa cosa ci ha turbati e si vive ancora questa atmosfera pesante. Insomma, si capisce che dopo un anno non sono tornate alla vita di sempre, ecco questo. Tant'è che vivono nelle tendopoli, ci sono dei villaggi con i container. Insomma, è una situazione difficile. Vabbè, purtroppo noi possiamo far poco, insomma, proseguiamo il nostro viaggio, quindi ci serviva come tappa e niente, proseguiamo verso la prossima nostra meta. La giornata oggi non piove, però è rimasto completamente il cielo grigio e prenderemo quello che viene, insomma. Abbiamo appena lasciato la strada principale dopo aver attraversato le città duramente colpite dal terremoto e ci stiamo dirigendo, come vi abbiamo annunciato prima, verso la prossima tappa. Si prospettano dei panorami molto belli. Stiamo salendo anche di quota perché regista siamo Adesso siamo a 700 metri, ma noi dovremo salire intorno ai 2000. E questa è la strada che stiamo facendo, che se è tutta così, auguri. Ci vuole un po'. L'obiettivo di oggi è quel gigante lì, quel monte lì parzialmente coperto dalle nuvole. È il super monte Nemrut. Non so se l'avete mai sentito questo nome. Vi dice nulla? Vi dice nulla. Siamo già a 1000 metri di quota e Mr. Nemrut è a 2000 e passa. Ora non vi ricordo l'altezza esatta, poi ve lo confermo dopo, quindi c'è ancora da salire un bel po'. Ecco il cartello del Nemrut Daji National Park. Questa è la strada che ci aspetta, dobbiamo salire su.
scesi a 2 gradi. Vai Charlie! Prima Charlie, prima. Piano piano, arriviamo. Guardate dove siamo arrivati. Siamo qui nel parcheggio del centro visite, che però è completamente vuoto, non c'è un'anima, la strada è scivolosissima, si fa una fatica immane. Siamo arrivati qui facendo la strada in salita senza catene, con le gomme termiche che abbiamo noi, però probabilmente al ritorno metto le catene perché in discesa non vorrei che mi slittasse. Qui c'è il centro visite, non ci sono nemmeno le macchine degli addetti ai lavori, qui è tutto ghiacciato. Vado a vedere se c'è qualcuno. Mamma mia, si sprofonda nella neve. Secondo me è chiuso, non ci sono nemmeno le impronte dei visitatori. Come vedete ragazzi è tutto chiuso, niente, nessuno e visibilità zero. Eccoci qua ragazzi, siamo saliti sul pulmino navetta, abbiamo parcheggiato Charlie e ora andiamo su col signore che ci porta a vedere questo portento. Patrimonio dell'umanità, Siamo soli, siamo solo noi e si sale su qui obbligatoriamente con le catene. Qui c'è Charlie che ci aspetta. Siamo in un paesaggio innevatissimo. Surreale, in 2 curve è cambiato tutto. Oh, qui ci vogliono gli scarponi da neve e gli sci, altro che. Ma dove siamo? In mezzo alla neve. Ora ragazzi percorriamo questo sentiero che ci porta verso il nulla. Ok, che si scivola tutto ghiacciato. Già si affonda con tutte le scarpe. Stiamo affondando nella neve, il sentiero non si vede più e brancoliamo nel buio ragazzi. Sì. Questo è il sentiero, ci sono gli scalini nascosti, non si vedono. C'è una neve bella alta. Speriamo di non perderci, perché visibilità zero. Ma proseguiamo. Dove le vedi le strade? No, non si vede nulla. Tutto coperto di Ancora neve. manca un pezzo. Dai. Ragazzi, noi molliamo qui. Il Signore pur di prendere soldi ci ha portato su, ma ci ha lasciato incoscientemente in mezzo veramente al nulla. Qui abbiamo già rischiato di cadere più volte, non si vede. No, siamo nulla. arrivati alla terrazza superiore, ma è tutto completamente un manto bianco. Questo è il terrazzo, Guardate là. però poi il sito E qui- non è. Il sito non è questo, è il primo terrazzo, il sito è ancora più su e le statue saranno completamente coperte di neve perché sono fuori e quindi niente. Vi metteremo in sovraimpressione delle foto di questo sito. Noi ci abbiamo provato. Non sempre le ciambelle vengono col buco. Sì. No, perché qui veramente ora poi aumentando la nevicata si rischia di rimanere bloccati qua su e niente. Andiamo a dirglielo al caro signore che... Abbiamo sprofondato i piedi tipo in mezzo metro di neve e non c'era un'impronta di nessuno. Qui saranno settimane che non ci viene nessuno. Sì, magari abbiamo sbagliato il periodo, ma non pensavamo che ci fosse così con tanta neve. E un'altra cosa da sottolineare è che non hanno segnato i sentieri, né con i paletti, con bandierine, niente. Quindi una nevicata così copre tutto il sentiero che è a scalini. Ma è anche pericoloso, pericoloso. Quindi vai prima che... Mamma mia. Inizia a entrare anche la neve nelle scarpe. Occhio, Allora ragazzi, come vedete abbiamo messo le catene. Nel frattempo vi faccio vedere, c'è un buco nel cielo, un leggero raggio di sole che illumina un po' il paesaggio, però ha nevicato finora. Ovviamente finché montavamo le catene e neve, una volta finita ha smesso, però è la dura legge della van life. Abbiamo messo le catene da tutte e due le parti e ora facciamo tutto questo pezzo fino a scendere giù, perché in salita
paio di volte mi sono slittate le ruote. In discesa, se si prende via, meglio non rischiare, almeno poi facciamo anche la prova delle catene e siamo più tranquilli. Ora facciamo 2 metri, così poi controllo bene che siano tirate giuste e andiamo giù. Stiamo riscendendo, ragazzi. Queste 2 o 3 curve sono piuttosto brutte, miste a neve che è spappolata, però c'è anche un po' di ghiaccio e quindi insomma nel dubbio abbiamo messo le catene. Come si provano? Erano nuove, ce l'avevamo, le abbiamo anche provate così, più che altro perché siamo una bella massa e qui c'è il dirupo a fianco a noi, quindi magari sarà un eccesso di, come si dice, di zelo, però insomma... Sì, noi abbiamo le gomme termiche. Le Bradestein. Esatto, che sono le gomme termiche, però insomma... Anche perché ci siamo saliti. Esatto, ci siamo saliti, però insomma in discesa Charlie è bello pesante, insomma non vogliamo poi trovarci in una curva magari che non lo gestiamo, quindi ecco. Però ecco, meglio aver paura che buscarne, come dice il nostro proverbio. Già abbiamo rischiato abbastanza oggi, siamo praticamente persi, sembra ancora nel buio. Esatto. Io ho messo a un certo punto il piede in quello che pensavo fosse il sentiero, invece mi è sprofondata la gamba di 1 metro. Infatti, praticamente siamo bagnati fino alle ginocchia, perché insomma non avendo il sentiero segnato è un problema e non sai come. E poi su, ora qui adesso no, ma su nevicava molto. Forse sarà stato da incoscienti, non lo so, però secondo me sono stati più incoscienti loro a non chiudere il sito. Non sarà certo questo arresto a sconfiggerci e ad abbatterci. Andremo avanti. Noi andremo avanti. Ci dispiace perché poi tra l'altro siamo scesi a metà montagna, è uscito il sole, come vedete. Sì, però là sopra è sempre nuvoloso, lì nevica uguale. Quindi... Sì, lì nevica e soprattutto è tutto coperto da 1 metro di neve, quindi noi siamo arrivati alla prima terrazza, come ripetiamo, ma le statue non si vedevano. Ci può essere anche il sole, ma il sentiero è proprio sotto e te rischi di mettere un piede in fallo e di andare giù nel dirupo, perché non è proprio fattibile. Non ci sono i paletti, non è recintato, sono dei gradoni molto ampi che salgono, ma con la neve non si vede dove finiscono e dove iniziano. E poi c'è il sito stesso che comunque non è 1 centimetro quadrato, lo devi esplorare. Se c'è 1 metro di neve voglio vedere come fai. Quindi sì, ci dispiace, però vabbè, lo vedremo in futuro e non lo so, forse non lo vedremo mai, lo vedremo sul web. Però qui ci siamo arrivati. Noi ci siamo stati a Nemrut Dagi e quindi per questo lasciamo una testimonianza, l'adesivo dei tickets. Lo mettiamo lì nel cartello, che gli hanno anche sparato, poverino, a Nemrut Dagi, ma noi invece gli vogliamo bene e gli lasciamo il nostro adesivo perché i ticket sono stati qui. Il momento è catartico, come si dice. Tieni togli la pellicola, lo metto dritto? È perfetto. Eccoci! Dà soddisfazione, vero? Almeno questo, ragazzi. Un'amara consolazione. Vabbè, ci abbiamo provato. Quando nelle cose ci provate non avete da recriminarvi nulla. L'importante è provarci. Poi noi siamo dell'opinione che contro natura, contro il meteo, nelle condizioni avverse della natura non si va. Quindi ci arrendiamo al potere della natura. Esatto. Avete presente la collina di Windows del desktop? Con questo verde accecante sembra un po' quella, vero? Te lo dico a fa, ora che siamo scesi dal monte stiamo andando verso la prima cittadina, è uscito un sole incredibile, caldo, si sta bene, 10 gradi già di temperatura, quando non è destino non è destino. Non è. E in più vorrei aggiungere una cosa, sono quasi le 4 e non abbiamo nemmeno pranzato. Io ho una fame che ora mi mangio il volante. È vero, ragazzi, abbiamo saltato il pranzo per fare tutta questa escursione. Avevamo detto facciamo un giro nel sito di Nemrut, poi mangeremo dopo. È andata come è andata, con tutte le difficoltà del caso, e quindi niente. Eccoci qui, è arrivato da mangiare, guardate quanta robina buona. Felici noi! Felici.
Finalmente siamo seduti a mangiare, ci facciamo 2 bei kebab. Bellissimi kebab, questi sono al piatto e diciamo il pane è tagliato a quadrettoni sopra, ci sono dei pomodori, c'è un peperone, sempre accompagnato con l'insalatina mista. Ho già l'acquolina in bocca, ma prima di mangiare dobbiamo ringraziare e vogliamo ringraziare veramente di cuore, perché questo kebab ci è stato offerto da 2 amici che ci seguono, che sono Andrea ed Ambra di Genova. Ciao ragazzi. Quindi grazie anche da parte mia, mangiamo sto kebab alla vostra salute. Alla vostra salute, e un abbraccione e grazie del pensiero che avete avuto. Buon appetito. Buon appetito. Che abbiamo 2 bellissimi chai offerti dai ragazzi, qui sono tutti ragazzi giovani, proprietari di questo kebabberia, come la chiamiamo? Esatto, ed è il secondo chai della giornata, Sì. perché quando siamo andati su in montagna il signore ci ha portato con lo shuttle, quando siamo rientrati belli infreddoliti ce n'ha offerto uno anche lui. Ci aspettava quel chai che poi non è esatto dire caldo, perché è ustionante. Esatto. Cioè qui non riesci nemmeno a toccare il bicchierino, tanto è ustionante. Quindi niente, è vero, oggi ci voleva, ci siamo un po' infreddoliti i piedi, quindi insomma abbiamo mangiato e ora ci richiedeva proprio. Dopo l'abbondante mangiata dal kebabaro, lo chiameremo così perché non sappiamo come si chiami, pensate un po', con tutto il piatto completo con le verdure, una bottiglia d'acqua a testa, abbiamo speso 5 euro a testa, quindi 10 euro tutte e 2. E i chai io mangio. E 2 chai che ce l'ha regalato, ce l'ha offerti. Lasciamo la città di Kata, questo era il nome della città dove abbiamo fatto pausa pranzo alle 5 di pomeriggio, ma insomma questi sono dettagli. Oggi è andata così con il discorso del sito sul Monte Nemrut, abbiamo sballato tutti gli orari. Ci siamo incamminati e stiamo andando verso la prossima tappa, che è un'altra città, come tutto il resto che stiamo attraversando e come la città che abbiamo lasciato, che fa parte del territorio curdo. Quindi questa è la zona del Kurdistan turco. Il Kurdistan è una regione, diciamo, interna che prende più di uno stato, l'Armenia, così come la Siria, l'Iraq, quindi è un territorio vasto. Come sapete tutti ci sono stati molti conflitti, guerre, eccetera eccetera. La zona qui della Turchia dovrebbe essere tranquilla, in questo momento hanno altri problemi, come vi raccontavamo con il terremoto dello scorso anno, quindi devono risolvere i problemi proprio di edilizia, di costruzione, perché ci sono ancora tanti campi di persone che non hanno ancora le case. Quindi vi dicevo, ci incamminiamo verso la prossima tappa, che è la città di Sanliurfa. È una città molto particolare e poi ovviamente vi daremo delle indicazioni quando saremo lì.